Dopo anni di rinvii, riscritture, impegni degli attori e scioperi, finalmente abbiamo le prime conferme ufficiali. Una data di uscita, nuovi personaggi, un salto temporale di 5 anni e un tono completamente diverso rispetto alle prime 2 stagioni. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione di Euphoria? E soprattutto, perché proprio adesso tutti stanno dicendo che sarà la stagione più diversa di sempre? Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film e delle serie TV più iconiche. Oggi parliamo appunto di cosa sappiamo finora di Euphoria 3, la stagione più attesa e più misteriosa dell'universo HBO degli ultimi anni, una serie che ha rivoluzionato il modo di raccontare l'adolescenza e che ora sta per compiere un salto enorme, sia narrativo che estetico. Sam Levinson ha parlato apertamente di una stagione più adulta, più ambiziosa, perfino più oscura, con Rue in un luogo completamente nuovo della sua vita e con relazioni che si trasformano in modo che nessuno aveva previsto. La domanda che tutti noi fan della serie ci stiamo facendo è: questa nuova direzione può salvare la serie o rischia di allontanarla da ciò che l'ha resa un fenomeno globale? Come sempre, prima di cominciare, se vi piacciono i contenuti che porto qui su YouTube, non dovete far altro che sostenermi iscrivendovi al canale e mettendo hype a questo video. Sigla! Pochissimi giorni fa HBO ha finalmente dato una finestra ufficiale confermando che la serie tornerà ad aprile 2026. Amen. Ma per capire perché questo ritorno sia stato così complicato dobbiamo fare come sempre un passo indietro. Le riprese sono iniziate il 10 febbraio 2025, un inizio tardivo dovuto a una lunga catena di ostacoli. Prima gli scioperi di Hollywood che hanno paralizzato l'intera industria per mesi, poi gli impegni degli attori diventati nel frattempo star globali con calendari impossibili. Parliamo specialmente di Zendaya, che dal 2024 al prossimo 2027 ha recitato in Dune Parte 2, Challengers, The Drama, The Odyssey, Spider-Man Brand New Day, Dune Parte 3 e Shrek 5, per non parlare anche degli impegni di Sydney Sweeney e Jacob Elordi. E mentre il cast volava da un set all'altro, Sam Levinson continuava a riscrivere la storia cercando un equilibrio nuovo, più adulto, più distante dal liceo e più vicino alle vite devastate e complesse dei suoi protagonisti. Quando il set è finalmente entrato nel vivo, la produzione è andata avanti per quasi tutto il 2025, fino alla chiusura delle riprese proprio il mese scorso. Un percorso lunghissimo, pieno di stop, ripensamenti e cambi strutturali che spiegano perché Euphoria 3 abbia impiegato così tanto a materializzarsi. Parallelamente c'è stato anche un problema creativo. Sam Levinson aveva scritto una prima versione della stagione che non convinceva HBO, troppo distante dal tono originale e troppo cupa per essere l'evoluzione ideale della serie. La rete ha chiesto riscritture e Levinson ha rielaborato tutto, e mentre la storia cambiavano anche i rapporti tra i personaggi e persino le esigenze produttive. Ogni modifica richiedeva nuovi set, nuovi costi, nuove idee visive, facendo lievitare la portata del progetto. E poi c'è stato il nodo del cast. Alcuni attori non sarebbero tornati, altri sono stati aggiunti all'ultimo minuto, creando un mosaico completamente diverso da quello che avevamo visto nelle prime 2 stagioni. Non si trattava soltanto di contratti o disponibilità, ma di capire quale ruolo avrebbero avuto i personaggi nella nuova linea temporale, ambientata, come abbiamo detto, 5 anni dopo. Molti archi narrativi dovevano essere reinventati da zero. Tutto questo ha portato a un risultato inevitabile. Euphoria 3 non poteva più essere la continuazione immediata della seconda stagione, doveva diventare qualcos'altro, qualcosa che giustificasse gli anni di attesa, la crescita degli attori e il cambio totale di contesto sociale. Ed è proprio in questo spazio di incertezza, riscritture e scelte difficili che è nata la stagione che vedremo nel 2026. Parliamo un attimo del cast, perché questa stagione non si limita a riprendere i personaggi che conosciamo, ma ridisegna completamente il loro mondo, e la prima certezza è che torna il cuore pulsante della serie. Rivedremo Rue Bennett, interpretata da Zendaya, il volto che ha definito il tono di Euphoria sin dal primo episodio. Con lei tornano Jules, ancora una volta interpretata da Hunter Schafer, Cassie con l'energia caotica da Pick Me Girl di Sydney Sweeney, Nate nelle sfumature incredibili
inquietanti ma magnetiche di Jacob Elordi, Maddie con la presenza iconica di Alexa Demie, che è il mio personaggio preferito by the way, e Lexi con la sensibilità narrativa di Maude Apatow. È il nucleo centrale della storia, quello senza il quale Euphoria non esisterebbe, e HBO lo ha blindato per costruire l'intera stagione. Ma non tutti tornano, alcuni personaggi amatissimi resteranno fuori dalla terza stagione e la scelta come sempre non è casuale. Kate Hernandez, interpretata da Barbie Ferreira, non farà parte della nuova trama. Purtroppo è così e tutto inizia durante la produzione della seconda stagione. Il personaggio di Kate, amatissimo nella prima parte della serie per la sua evoluzione, il suo arco identitario, nella stagione 2 sembrava improvvisamente marginalizzato. Pochissime scene, una scrittura ridotta al minimo e storyline quasi scollegate dal centro della trama. Questo cambio aveva già fatto scattare sospetti tra i fan, ma col tempo sono emersi dettagli più significativi. Barbie Ferreira stessa in diverse interviste ha lasciato intendere che dietro la scelta di ridurre il ruolo ci fossero divergenze creative con Sam Levinson. L'attrice parlava di una visione che non coincideva più con la direzione che Sam voleva prendere. Secondo fonti interne, mai confermate ufficialmente da HBO, ma comunque riportate da diverse testate americane, ci sarebbero stati momenti di tensione sul set riguardo allo sviluppo del personaggio. Barbie avrebbe espresso perplessità su una nuova direzione data a Cat e sul modo in cui veniva rappresentata, al punto che alcune scene sarebbero state riscritte, ridotte o addirittura eliminate. La situazione sarebbe poi peggiorata nel corso delle riprese, fino a quando, per stessa ammissione dell'attrice, lei e Levinson hanno capito di non avere più nulla da dirsi artisticamente, un modo diplomatico per dire che il rapporto professionale si era inclinato. L'addio ufficiale arriva nel 2022 quando Barbie Ferreira comunica con una storia su Instagram di aver lasciato definitivamente la serie. Scriveva: "Mi dispiace moltissimo di lasciare la serie, ma spero che molti di voi si siano riconosciuti in Cat tanto quanto ho fatto io. Questa vicenda è diventata un simbolo di quanto Euphoria sia, nel bene e nel male, una serie completamente nelle mani del suo autore. Levinson crea, dirige, scrive e controlla quasi ogni dettaglio. È il suo stile, il suo marchio, ma non sempre tutti sul set riescono a farlo coincidere con le proprie esigenze artistiche. E insieme a lei non rivedremo neanche Gia Bennett, la sorella di Rue, interpretata da Storm Reed, un'assenza che colpisce soprattutto perché il salto temporale avrebbe potuto aprire piste narrative importanti per il suo personaggio. Ma la nuova direzione della serie sembra aver portato Sam Levinson a concentrare la storia su un nucleo più adulto e più ristretto. La vera sorpresa arriva però dalle new entry. Il cast di Euphoria 3 si espande in modi che nessuno aveva previsto, introducendo figure totalmente nuove e personalità che cambiano immediatamente il tono della serie. Rosalia, Sharon Stone, Natasha Lyonne, Trisha Paytas, Danielle Deadwyler, Eli Roth e molti altri nomi che HBO non ha voluto contestualizzare nel dettaglio. È un mix insolito, un po' dissonante, che suggerisce una stagione più sperimentale, più corale e probabilmente anche più radicale rispetto alle precedenti. Questa combinazione di ritorni, addii e nuovi ingressi racconta molto più di quanto sembri. Ci fa capire che Euphoria 3 non vuole essere una semplice continuazione, ma forse una reinvenzione. Ora sedetevi, perché stiamo per parlare di cosa sappiamo sulle vite dei nostri protagonisti. Come abbiamo detto, ci sarà un salto temporale di 5 anni e quindi non torneremo tra i corridoi del liceo, né alle feste, né alle identità in formazione dei ragazzi. Ritroveremo invece dei personaggi che sono cresciuti, che hanno fatto errori, che non possono più rifugiarsi nella scusa dell'adolescenza. Euphoria 3 vuole mostrarci chi diventiamo quando il dolore che pensavamo di poter controllare prende finalmente il sopravvento e si stabilizza. E tutto parte da lei, Rue. La ritroviamo in Messico ed è un colpo già solo dirlo. Rue non è più intrappolata nella spirale quotidiana della dipendenza, ma è intrappolata in qualcosa di molto più grande. Vi ricordate infatti il conto lasciato in sospeso con Lori? Perché io ci penso ogni giorno. E ricordate anche quella valigetta piena di droga, ma soprattutto che c'è dietro a quella porta. Quella storyline non è mai stata chiusa e noi non ci siamo dimenticati. Era una bomba pronta a esplodere e la stagione 3 parte esattamente da lì, e meno male. Vedremo dunque una Rue che deve sopravvivere. È il capitolo più buio che Sam Levinson abbia mai scritto per lei, ed infatti, secondo alcuni rumor, Zendaya durante la lavorazione della terza stagione avrebbe lasciato il set dopo una scena particolarmente intensa, definita da chi era presente come una delle più dure da girare. Parallelamente la serie ci mostra cosa è successo a chi è rimasto a East Island, e qui arriva il plot twist più esplosivo, vogliamo chiamarlo così? Sedetevi. Cassie e Nate si sposano
io non sono pronta, però è ufficiale. Il loro rapporto tossico, malato, disfunzionale, eccetera, eccetera, non si è spezzato, ma è diventato, pensate, una routine. È diventato matrimonio. E Cassie, 5 anni dopo, è una social media addicted, una ragazza che cerca disperatamente di trasformare il caos della sua vita in un'estetica perfetta, filtrata e vendibile sui social. E posso dire che in realtà è completamente coerente con il suo personaggio. A quanto pare, invece, Maddie è a Hollywood, esattamente dove dovrebbe essere. Lavora in un'agenzia di talenti e si muove in un mondo che sembra fatto apposta per lei, pieno di glamour, contatti, ambizioni e 1000 possibilità parallele. Le fonti dicono anche che ha un lavoro ufficiale, sì, ma ha anche i suoi side hustles, cioè quei progetti extra che raccontano una ragazza che non vuole più dipendere da nessuno e che usa la sua immagine, il suo carattere, il suo intuito per sopravvivere in un ambiente che non regala nulla. Che vuol dire? Non lo sappiamo ancora. Cosa starà mai combinando? Spero niente di grave. Ed è per questo che nelle prime immagini dal set l'abbiamo vista in macchina con Rosalia. L'ex invece ha fatto il salto più naturale di tutti, è finita dietro le quinte del mondo che la affascina da tutta la vita. Infatti la troviamo come assistente di una showrunner immersa nel caos creativo delle produzioni televisive. È un ruolo che la costringe a uscire dal guscio, a prendere decisioni e a lasciarsi alle spalle la timidezza e l'insicurezza che un tempo la definivano. E poi c'è Jules. Il tempo l'ha portata verso l'arte, verso la pittura, verso un percorso che parla di fragilità e ambizione. Frequenta una scuola d'arte ed è ansiosa, nervosa e spaventata dall'idea di trasformare la sua sensibilità in un lavoro vero. E poi c'è una delle assenze più dolorose di tutte, quella di Fesco. La serie non ha ancora rivelato come verrà gestito il personaggio dopo la scomparsa di Angus Cloud, ma è chiaro che la sua presenza alleggerà comunque supera l'intera stagione. Euphoria non potrà ignorarlo e io credo che lo tratteranno anche con la delicatezza che merita. Per quanto riguarda Cal e Nate Jacobs, sappiamo che la terza stagione continuerà ad approfondire le conseguenze della loro relazione malata, una dinamica che ha definito molte delle scelte distruttive di Nate, tra cui forse anche sposare Cassie. Non ci sono dettagli precisi, ma è stato anticipato che il conflitto familiare avrà un ruolo importante, soprattutto ora che Nate è un adulto e non può più nascondersi dietro al caos adolescenziale. È una storyline che potrebbe esplodere in modi che ancora non immaginiamo. Il tono della serie, come dicevamo, è più adulto, più duro, più maturo, più distante da tutto ciò che ci aveva fatto innamorare inizialmente e forse proprio per questo potenzialmente più devastante. Non vuole più mostrarci la confusione dell'adolescenza, ma mostrarci la resa dei conti. Io non vedo l'ora, cioè sto contando i mesi, i giorni, non vedo l'ora. E per chi ama appunto come me questa serie, per chi l'ha vissuta quasi come una sorta di esperienza personale, sarà come ritrovare vecchi amici dopo anni e scoprire che nessuno è più lo stesso, che la vita li ha trasformati, salvati o distrutti. Finora sappiamo che ci saranno 8 episodi proprio come nelle stagioni precedenti. Sam Levinson ha dichiarato che questa sarà la migliore stagione finora e io infatti ho aspettative altissime, soprattutto perché da quanto emerso la produzione punta su un tono più cinematografico. Lo capiamo anche da una novità che nessuno si aspettava. Pronti? La presenza del nostro amico Hans Zimmer, cioè voi ve lo immaginate? Il compositore premio Oscar che ha definito il suono del cinema negli ultimi 30 anni, che lavora accanto al Labyrinth. È un incontro creativo potentissimo, un po' simbolico. Da una parte il genio visionario che ha dato voce a Ru, ai suoi crolli, ai suoi abissi, dall'altra il maestro che ha costruito i suoni di Dune, Interstellar, Inception e che ora entra in un mondo fatto di luce al neon, dolore e bellezza disturbante. Zimmer non arriverà per aggiungere semplicemente qualche traccia, ma per cambiare il respiro dell'intera serie. Immaginate cosa può diventare Euphoria con quel tipo di profondità sonora. È il segnale che la terza stagione vuole essere più epica, più consapevole che non è solo una serie per adolescenti, ma un manifesto estetico che continua a crescere insieme ai suoi protagonisti. Sam Levinson non sta cercando di replicare il successo delle stagioni precedenti, evidentemente, ma sta cercando di riscrivere le regole ancora una volta. E con una colonna sonora così, un cast rinnovato e con 5 anni di storia mancata da raccontare, il terreno è pronto per la stagione più ambiziosa di sempre. Tra l'altro Jacob Elordi ha raccontato durante il talk show di Jimmy Fallon una cosa che per me è
allucinante. Gli attori non conoscono la storia completa di Euphoria 3. Ha detto chiaramente che lui conosce solo la sua parte, che le sceneggiature sono blindate e che spesso scopriva la trama proprio come un fan, perché sul set ricevevano solo le scene dei loro personaggi. Insomma, solo Sam Levinson conosce la storia. Ma eccoci qui dopo anni di attesa, rinvii, riscritture, litigi creativi, rumor, addii, nuove entrate. Euphoria 3 sta finalmente per arrivare. Sarà diversa e sarà più dura, questo l'abbiamo capito, e se davvero questa sarà la stagione più ambiziosa di Sam Levinson, quella in cui tutto cambia, quello in cui i personaggi non possono più scappare da chi sono diventati, allora prepariamoci, perché forse non sarà la stagione che volevamo, ma potrebbe essere esattamente la stagione che Euphoria aveva bisogno di diventare. Io non vedo l'ora di vederla prendere forma settimana dopo settimana, ma ora fatemi sapere nei commenti qual è la storyline che vi incuriosisce di più. Io non vedo l'ora ovviamente di vedere il nuovo universo di Maddie, ma in generale sono elettrizzata di conoscere tutto. Grazie per essere stati qui con me anche oggi, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video.